Lezione 1. Nuovi inizi. Ehi Anna, hai sentito le notizie su Mary e Tom? Ho sentito che si sono appena lasciati. Davvero? Davvero un peccato. Pensavo fossero una coppia fantastica. Sì, anch'io. Ma sai come si dice, quando si chiude una porta, se ne apre un'altra. Questo è vero, forse questo significa che entrambi avranno l'opportunità di trovare qualcuno di nuovo. Esattamente. Sono sicuro che staranno bene entrambi. A volte queste cose accadono per un motivo. Sicuramente. Si tratta solo di avere un atteggiamento positivo e guardare al lato positivo. Assolutamente. Sono sicuro che Mary e Tom si riprenderanno entrambi più forti che mai. Lo spero. I nuovi inizi possono essere entusiasmanti, anche se all'inizio fanno un po' paura. Sicuramente. Non vedo l'ora di vedere cosa il futuro ha in serbo per loro. Lezione 2. Risparmiare denaro. Buongiorno Anna, stavo solo guardando delle vendite online. Avete notato qualche buon affare ultimamente? Ehi John, sì, anch'io ho tenuto d'occhio alcune vendite. Sto cercando di risparmiare un po' di soldi. Lo stesso qui. Tuttavia, può essere difficile sapere quando è in corso una buona vendita. Questo è vero, di solito tengo d'occhio i negozi che mi piacciono e aspetto le email sulle prossime vendite. Buona idea, probabilmente dovrei iscrivermi a più di quelle mailing list. Sicuramente. Ti faranno sapere non appena è in arrivo una grande vendita. Ottimo, dovrò farlo. Ogni piccolo risparmio aiuta di questi tempi. Assolutamente. È sempre bello essere un acquirente esperto e approfittare di queste vendite. Concordato. Sento di essere sempre alla ricerca di un buon affare. Lezione 3. Piani di viaggio. Ehi Anna, stavo pensando di prenotare presto un grande viaggio. Cosa ne pensi, Bali, Maldive o Bahamas? Oh, sembrano tutte opzioni incredibili. Verso dove ti stai orientando? Non sono sicuro, hanno tutti i loro pro e contro. Quale pensi sarebbe la soluzione migliore? Mm, è una scelta difficile. Le Maldive sarebbero così romantiche, ma Bali ha una cultura così divertente e vivace. Sì, e le Bahamas sono semplicemente stupende con quelle bellissime spiagge. Vero. Hai esaminato i costi e la logistica di ciascuna destinazione? Non ancora, questo è il passo successivo. Volevo prima avere il tuo contributo sulle opzioni. Beh, sembrano tutti incredibili. Sono sicuro che qualunque cosa tu scelga, ti divertirai moltissimo. Grazie, apprezzo il consiglio. Dovrò fare qualche altra ricerca e prendere una decisione. Lezione 4. Viaggiare all'estero. Mattina. Ho una domanda veloce per te, sai se devo compilare una carta doganale prima di raggiungere l'immigrazione quando viaggio all'estero? Ehi John, è un'ottima domanda. Dalla mia esperienza, può variare a seconda del paese che stai visitando.
Ah, capisco. Ad essere onesti, non sono il migliore a compilare quei moduli. Non preoccuparti, molte persone la pensano così. La maggior parte degli aeroporti dispone di istruzioni o personale che può aiutarti a guidarti attraverso il processo. Questo è buono a sapersi. Dovrò sicuramente ricontrollare i requisiti per qualsiasi destinazione. Sicuramente. E non aver paura di chiedere aiuto se rimani bloccato sulla carta doganale. Il personale dell'aeroporto è generalmente molto disponibile. Ok, ottimo. Lo terrò a mente. Voglio assicurarmi di essere pronto prima del viaggio. Assolutamente. Organizzarsi con i documenti di viaggio può davvero rendere il processo più agevole. Di sicuro. Grazie per i suggerimenti. Ora mi sento un po' più fiducioso. Lezione 5. Domande di lavoro. Ehi Anna, ho appena fatto domanda per alcune nuove opportunità di lavoro. Ho cercato di far risaltare davvero le mie candidature. Ottimo, John. Che tipo di cose hai fatto per rendere uniche le tue applicazioni? Bene, ho inviato email personalizzate ai responsabili delle assunzioni esprimendo il mio sincero interesse per i ruoli. Ah, questo è un approccio davvero intelligente. Mostrare quel tocco personale può fare una grande differenza. Esattamente. Ho anche cercato di sottolineare come le mie capacità ed esperienza si allineino perfettamente con ciò che stanno cercando. Eccellente. Adattare la propria candidatura al lavoro specifico è molto importante di questi tempi. Sicuramente. Spero che tutti questi sforzi siano ripagati e che presto avrò delle interviste. Sono sicuro che lo farà. Ti sei impegnato per far risaltare le tue applicazioni. Grazie. Grazie per avermi ascoltato e incoraggiato. Lezione 6. Pianificazione di un viaggio in solitaria. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio da sola. Dove stai pensando di andare? Ciao John, sto pensando di visitare il Giappone. Ho sempre voluto scoprire la ricca cultura e gli splendidi paesaggi che vi si trovano. Il Giappone sembra incredibile. Cosa ti ha fatto decidere di fare un viaggio da solo piuttosto che andare con amici o familiari? Beh, trovo che viaggiare da sola mi permetta di essere più indipendente e spontanea. Posso esplorare al mio ritmo e immergermi davvero nella cultura locale. Questa è un'ottima prospettiva. Hai in mente destinazioni o attività specifiche per il tuo viaggio in Giappone? Sì, sono davvero entusiasta di visitare Tokyo ed esplorare la vivace vita cittadina, così come i luoghi più sereni come Kyoto e Nara. Mi piacerebbe vedere i templi e i santuari iconici, provare l'autentica cucina giapponese e magari anche assistere a una partita di sumo wrestling. Wow, sembra un itinerario incredibile. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo a scoprire le meraviglie del Giappone da solo. Non vedo davvero l'ora. Viaggiare da soli può essere scoraggiante, ma è anche incredibilmente gratificante. Non vedo l'ora di immergermi nella cultura e creare le mie esperienze uniche. Questo è fantastico. Sono sicuro che trarrai il massimo dalla tua avventura da solista in Giappone. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli o raccomandazioni durante la pianificazione del viaggio.
Lezione 7. Esplorando il Giappone. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio da sola in Giappone. Dove stai pensando di andare? Buongiorno, John. Sono davvero entusiasta di visitare il Giappone. Sto pensando di esplorare Tokyo, Kyoto e Nara. Sembra incredibile. Cosa ti ha fatto decidere di fare un viaggio da solo invece di andare con amici o familiari? Beh, trovo che viaggiare da sola mi permetta di essere più indipendente e spontanea. Posso esplorare al mio ritmo e immergermi davvero nella cultura locale. Ne vedo il fascino. Avete in programma destinazioni o attività specifiche per il vostro viaggio in Giappone? Sì, non vedo l'ora di vedere gli iconici templi e santuari, provare l'autentica cucina giapponese e magari anche assistere a una partita di sumo wrestling. Wow, sembra un itinerario incredibile. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo a scoprire le meraviglie del Giappone da solo. Non vedo l'ora. Viaggiare da soli può essere un po' scoraggiante, ma è anche incredibilmente gratificante. Sono entusiasta di creare le mie esperienze uniche. Questo è fantastico. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli o raccomandazioni durante la pianificazione del viaggio. Sarò lieto di aiutarvi come posso. Lezione 8. Rimanere connessi all'estero. Ehi Anna, ho sentito che sei pronta per il tuo viaggio da sola in Giappone. È così eccitante. Buongiorno, John. Sì, non vedo davvero l'ora. Una cosa su cui mi concentro è rimanere in contatto mentre sono all'estero. Questo è un ottimo punto. Rimanere connessi può fare una grande differenza quando si viaggia da soli. Qual è il tuo piano per questo? Bene, ho intenzione di procurarmi una scheda SIM locale con dati in modo da poter accedere facilmente alle mappe, tradurre app e rimanere in contatto con amici e familiari. È un'idea intelligente. Avere un accesso affidabile a internet può essere molto utile quando esplori un nuovo posto da solo. Esattamente. E mi assicurerò anche di avere alcune opzioni di backup, come un piano dati internazionale con il mio provider di casa, per ogni evenienza. Bello, in questo modo avrai un solido piano per rimanere in contatto, qualunque cosa accada. Renderà la tua avventura da solista molto più fluida. Sicuramente. Non voglio rischiare di sentirmi isolato o disconnesso mentre sono lì. Rimanere in contatto è importante sia per ragioni pratiche che personali. Assolutamente. Inoltre, ti consentirà di connetterti facilmente con amici e familiari in tutto il mondo, il che è sempre un vantaggio. Lezione 9. Abbracciare i viaggi da soli. Ehi Anna, sono così entusiasta di sapere di più sul tuo prossimo viaggio da solista in Giappone. Come procede la pianificazione? Buongiorno, John. La pianificazione sta andando alla grande. Mi piace molto l'idea di viaggiare in solitaria e non vedo l'ora di iniziare l'avventura. È fantastico da sentire. Cosa ti entusiasma di più quando si tratta di viaggiare da solo? Beh, non vedo l'ora di avere la libertà e la flessibilità di stabilire il mio ritmo e la mia agenda. Posso esplorare al mio ritmo senza dover scendere a compromessi. Questo ha assolutamente senso. Essere in grado di essere spontanei e indipendenti deve essere una sensazione così liberatoria.
Assolutamente. E sono anche entusiasta di mettermi alla prova e uscire dalla mia zona di comfort. Viaggiare da soli ti obbliga a essere più adattabile e intraprendente. Assolutamente. Questo tipo di esperienze può essere davvero trasformativo. Sono sicuro che tornerai sentendoti potenziato e con delle storie incredibili da condividere. Lo spero. Allo stesso tempo, mi sto assicurando di rimanere in contatto con amici e familiari a casa. Quella rete di supporto è così importante, anche quando sei da solo. Questo è un ottimo punto. Il mantenimento di questi collegamenti può davvero migliorare l'esperienza di viaggio da soli. È il meglio dei due mondi. Lezione 10. Miscelare moderno e rustico. Ehi Anna, ho sentito che sei tornata dal tuo viaggio da solista in Giappone. Com'è andata? Buongiorno, John. Il mio viaggio in Giappone è stato assolutamente incredibile. Era una miscela così unica di elementi moderni e rustici. È così bello sentirlo. Cosa ti ha colpito di più di quel contrasto tra moderno e tradizionale? Beh, sono rimasta colpita dalla perfetta coesistenza tra vecchio e nuovo in posti come Tokyo. Avresti questi imponenti grattacieli proprio accanto a templi e santuari secolari. Wow, deve essere stata una giusta posizione affascinante. Cosa hai trovato più interessante in quella dinamica? Mi è piaciuto il modo in cui ha aggiunto così tanto carattere e profondità alle città che ho visitato. L'infrastruttura e la tecnologia moderne hanno offerto comodità, mentre l'architettura e la cultura tradizionali hanno davvero fondato l'esperienza. Questo è un ottimo punto. La combinazione di questi elementi deve aver creato un ambiente davvero ricco e coinvolgente. Sicuramente. E andava oltre i semplici spazi fisici. Anche nelle piccole interazioni, ho notato quella fusione di vecchio e nuovo. Mi piace usare app di traduzione high-tech, ma anche praticare l'etichetta tradizionale giapponese. Questo è affascinante. Sembra che tu debba davvero apprezzare le sfumature del modo in cui il Giappone mantiene il suo patrimonio pur abbracciando la modernità. Lezione 11. Il dilemma del posto vicino al finestrino. Ehi Anna, hai già ricevuto l'assegnazione del posto per il nostro volo della prossima settimana? No, non ancora. Spero di trovare un posto vicino al finestrino, se possibile. Adoro guardare fuori dal finestrino durante i voli. Lo stesso qui. I posti vicino al finestrino sono i migliori. Mi assicurerò di fare il check-in presto per cercare di procurarmene uno. Buona idea, come si suol dire, si becca il verme della finestra. Ah, vero. Mi chiedo quanto sarà pieno il volo. Speriamo che ci siano abbastanza posti vicino al finestrino. Lo spero anch'io. Sarei un po' deluso se finissi bloccato in mezzo. Anch'io. Ma sono sicuro che funzionerà. Possiamo sempre provare a cambiare posto con i nostri compagni di posto, se necessario. Buon punto. Sono sicuro che possiamo trovare qualcosa. Finché non saremo seduti separatamente, sarò felice. Esattamente. Finestrino, corridoio o centro, finché siamo sullo stesso piano, sarò contento. Lezione 12. Dialogo dietetico equilibrato. Ehi Anna, ho notato che sembri un po' più sana ultimamente. Hai cambiato la tua dieta?
Sai, mi sto sforzando di più per seguire una dieta equilibrata. Cerco di procurarmi molta frutta, verdura e cereali integrali. È fantastico. Che tipo di piano segui di solito? Cerco di limitare gli alimenti trasformati e di concentrarmi sull'assunzione di una varietà di cibi ricchi di nutrienti. Molte proteine magre, grassi sani e carboidrati complessi. Sembra un approccio solido. Volevo essere più consapevole delle mie abitudini alimentari. Può sicuramente essere una sfida, ma ne vale la pena per sentirsi al meglio. Hai pensato di provare una dieta o un piano alimentare specifico? Non ancora, ma sono aperto a suggerimenti. Cosa ha funzionato bene per te? Beh, cerco di evitare diete rigide e cerco solo l'equilibrio. Ascoltare il mio corpo e mangiare in modo intuitivo è stato fondamentale. Questo ha molto senso. Dovrò fare un tentativo. Grazie per i suggerimenti. Lezione 13. La sicurezza domestica è importante. Ehi Anna, sei stata aggiornata su tutte le notizie sulle irruzioni in casa ultimamente? È davvero preoccupante. Sì, ho visto molti rapporti al riguardo. La sicurezza domestica sembra essere un problema crescente in questi giorni. Sicuramente. Mi fa venire voglia di rivalutare le misure di sicurezza della nostra casa. Anch'io. Probabilmente dovremmo migliorare il nostro sistema di allarme e assicurarci che le nostre serrature siano tutte sicure. Bella chiamata. Stavo anche pensando di aggiungere un po' di illuminazione per esterni e magari anche una o due telecamere di sicurezza. Sono ottime idee. Illuminazione e sorveglianza supplementari possono essere dei veri deterrenti per i potenziali intrusi. Assolutamente. Voglio rendere la nostra casa il più sicura possibile per dare tranquillità a entrambi. Lo stesso qui. Non è divertente vivere nella costante preoccupazione di potenziali intrusioni. Concordato. Lavoriamo sodo per ciò che abbiamo, deve essere protetto. Lezione 14. Luogo Independence Perk. Ehi Anna, hai visto quell'articolo sull'aumento del lavoro a distanza? Cose pazzesche. Sì, l'ho fatto. È incredibile quanto la forza lavoro si sia adattata a lavorare da qualsiasi luogo. Totalmente. Adoro l'idea di non essere legato a un luogo specifico per il mio lavoro. Anch'io. La flessibilità di lavorare da casa o anche di viaggiare pur continuando a guadagnarsi da vivere è un vero punto di svolta. Assolutamente. Sento che sarei molto più felice e produttiva senza gli spostamenti quotidiani. Sicuramente. Inoltre, puoi vivere dove vuoi invece di limitarti alle costose grandi città. Buon punto. Mi vedevo lavorare a distanza da un posto più economico e panoramico. Esattamente. Le opzioni sono infinite quando non ci si limita a una configurazione d'ufficio tradizionale. È quasi troppo bello per essere vero. Non posso credere che altre aziende non stiano abbracciando questa tendenza. Lezione 15. American Sports Evolution. Ehi Anna, hai visto la partita importante ieri sera?
La stagione calcistica si sta davvero surriscaldando. L'ho fatto. È stata una partita così ravvicinata. Il calcio ha davvero consolidato il suo ruolo di sport preferito in America, vero? Assolutamente. L'ascesa del calcio negli anni 60 e la continua popolarità del baseball ne consolidarono il dominio. È così interessante. Non mi ero reso conto che il calcio avesse fatto un così grande balzo in avanti in quel periodo. Sì, gli anni 60 sono stati un decennio fondamentale per questo sport. La fusione della NFL con la AFL ha contribuito a portarla a nuovi traguardi. Wow, non lo sapevo. È incredibile come il calcio sia diventato così profondamente radicato nella cultura americana. Di sicuro. Ha superato il baseball come lo sport più seguito e di successo commerciale del paese. È pazzesco a pensarci. Il baseball era considerato il passatempo nazionale, ma il calcio ha chiaramente preso il sopravvento. Sicuramente. La spettacolarità e l'intensità del gioco hanno davvero catturato l'immaginazione del pubblico. Lezione 16. Recuperare il passato. Ehi Anna, sapevi che l'Unione Sovietica è rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti nelle aree ad alta tecnologia nel 1989? Davvero? Questo non lo sapevo. Cosa è successo? Beh, i sovietici non riuscivano proprio a tenere il passo con i rapidi progressi tecnologici negli Stati Uniti. Erano troppo indietro. Wow, è affascinante. Mi chiedo cosa abbia portato ad ampliare così tanto quel divario. Da quello che ho capito, il sistema sovietico non poteva eguagliare l'innovazione e l'efficienza del libero mercato negli Stati Uniti. Stavano lottando per competere. Interessante. Dovrò leggere di più su quel periodo storico. C'è ancora tanto da imparare per me. Sicuramente. È incredibile quanto velocemente le cose possano cambiare, anche su scala globale. Rimanere aggiornati è sempre una sfida. Assolutamente. È bello avere conversazioni come questa per ampliare le nostre conoscenze. C'è sempre altro da scoprire. Non potrei essere più d'accordo. È divertente approfondire questi argomenti e imparare gli uni dagli altri. Lezione 17. Shoes Talk. Ehi Anna, hai notato come le scarpe possano essere piuttosto costose di questi tempi? Hai ragione, John. Alcune scarpe firmate possono davvero farti spendere una fortuna. Sì, sono rimasto sorpreso di vedere quanto costano alcuni di loro. Sono davvero molto meglio delle normali scarpe da ginnastica? Beh, dipende. Alcune scarpe di fascia alta utilizzano materiali e artigianato di alta qualità, il che contribuisce al prezzo più elevato. Ma puoi anche trovare opzioni più convenienti che sono ancora di buona qualità. Immagino che si tratti solo di trovare il giusto equilibrio tra prezzo e qualità, eh? Esattamente. Cerco di cercare scarpe ben fatte e comode, ma non necessariamente le più costose. È un approccio intelligente. Dovrò tenerlo a mente la prossima volta che comprerò scarpe. Sicuramente. E spesso puoi trovare ottime offerte se tieni d'occhio le vendite o gli sconti. Buon consiglio, dovrò fare qualche altra ricerca su scarpe convenienti ma resistenti.
Lezione 18. Dress up. Salve. Ho notato che stavi comprando un vestito nuovo prima. Com'è andata? Oh, ciao John. Alla fine ne ho trovata una davvero carina nella sezione femminile. Cosa ne pensi? Oh, fammi vedere. Whistles sembra fantastico. Quel colore ti sta davvero bene. Grazie. Ne sono così felice. Ero un po' preoccupato che potesse essere troppo costoso, ma in realtà era abbastanza ragionevole. Questo è fantastico. È sempre bello trovare qualcosa di elegante senza spendere una fortuna. Assolutamente. E sono davvero entusiasta di indossarlo. Penso che sarà perfetto per l'evento che ho in programma. Sono sicuro che attirerai l'attenzione. Riesci sempre ad avere un aspetto fantastico. Sei troppo gentile, John. Ridacchia, ma apprezzo il complimento. Ehi, la chiamo come la vedo io. Hai un grande stile. Lezione 19. Cuocere il pane. Ehi Anna, ho sentito che stai cucinando ultimamente. Cosa stai preparando? Oh, in realtà sto facendo esperimenti con il pane fatto in casa. È stato davvero divertente. Pane fatto in casa, eh? Sembra delizioso. Qual è il segreto per farlo bene? Bene, uno dei migliori consigli che ho imparato è lasciare lievitare l'impasto un po' più a lungo di quanto si possa pensare. Fa davvero la differenza nella consistenza. Ah, buono a sapersi. Dovrò provarlo la prossima volta che preparo una pagnotta. Sicuramente. E assicurati di impastare bene l'impasto, è la chiave per sviluppare il glutine. Capito. Impastare e allungare il tempo di lievitazione, notato. C'è altro che dovrei tenere a mente? Mm, fammi pensare. Oh, usare una farina di buona qualità può davvero elevare anche il sapore. Buono a sapersi. Dovrò cercare delle farine di alta qualità la prossima volta che vado al supermercato. Lezione 20. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto all'importanza del lavoro di squadra. Oh, questo è un argomento interessante. Cosa ti ha fatto pensare a questo? Beh, ho notato che quando cerco di affrontare i compiti da solo, può essere davvero difficile. Ma quando lavoro insieme ad altri, rende le cose molto più facili. Sono completamente d'accordo. Il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere grandi obiettivi e affrontare problemi complessi. Esattamente. C'è qualcosa nell'essere in grado di contare e sostenersi a vicenda che fa la differenza. Sicuramente. E non si tratta nemmeno solo di dividere il carico di lavoro. Si tratta di combinare competenze e prospettive diverse per trovare soluzioni migliori. Assolutamente. Quando hai un team diversificato, puoi davvero sfruttare i punti di forza unici di ognuno. Assolutamente. È incredibile quanto di più puoi ottenere quando ti fidi e collabori con gli altri. Sicuramente. Ho cercato di essere più intenzionale nel costruire relazioni più forti e nel promuovere il senso del lavoro di squadra.
Lezione 21. Aumento del volume degli ordini. Ehi Anna, ho sentito che l'azienda sta valutando la possibilità di aumentare il volume degli ordini. Cosa ne pensi di questo? Oh, davvero? Sembra interessante. Mi chiedo in che modo ciò influirebbe sulle nostre operazioni e sul nostro flusso di lavoro. Bene, un aumento degli ordini potrebbe significare più lavoro, ma anche potenzialmente più entrate per l'azienda. Questo è vero, però sono un po' preoccupato se siamo in grado di gestire un volume significativamente più alto. Capisco il tuo punto di vista. Potrebbe essere necessario investire in più risorse o personale per gestire il carico di lavoro aggiuntivo. Esattamente. Dovremo analizzare attentamente i costi e i benefici prima di prendere qualsiasi decisione. Buon pensiero. Sono curioso di conoscere il piano di espansione del management se decidono di aumentare gli ordini. Anch'io. Spero che coinvolgano nel processo il personale in prima linea come noi. Il nostro contributo potrebbe essere prezioso. Assolutamente. Siamo quelli che conoscono meglio le operazioni quotidiane. Lezione 22. Animali australiani unici. Ehi Anna, sapevi che molte delle specie animali in Australia sono molto diverse da quelle che si trovano in altre parti del mondo? Davvero? Non me ne ero reso conto. Cosa rende gli animali australiani così unici? Beh, per esempio, l'Australia ospita alcune delle creature più iconiche e insolite, come il canguro, il koala e l'ornitorinco. Ah sì, sono decisamente unici in Australia. Sono sempre stato affascinato dall'ornitorinco, è un animale dall'aspetto così strano. Assolutamente. E poi ci sono i marsupiali come il diavolo della Tasmania, che non si trovano da nessun'altra parte. Wow, è davvero interessante. Mi chiedo quali fattori evolutivi abbiano portato allo sviluppo di una fauna selvatica così particolare in Australia. Da quello che ho capito, ha molto a che fare con l'isolamento geografico dell'Australia e l'ecosistema unico che si è sviluppato lì nel corso di milioni di anni. Questo ha senso. È quasi come se l'Australia fosse un museo vivente di specie antiche. Esattamente. È una parte del mondo davvero affascinante in termini di biodiversità e storia naturale. Lezione 23. Tingere i capelli. Ehi Anna, mia madre mi diceva l'altro giorno che tingermi i capelli sarebbe una stupida moda. Oh, davvero? Cosa ha detto a riguardo? Ha detto che non sarei stata bella con i capelli tinti e che era solo una tendenza passeggera. Capisco beh, ognuno ha la propria opinione su queste cose. Vero, ma voglio provarlo. Penso che potrebbe essere un modo divertente per cambiare il mio look. Comprendo l'appello. La tintura per capelli può essere un ottimo modo per sperimentare ed esprimerti. Esattamente. Sono curioso di vedere come sarei con un colore di capelli diverso. Se è qualcosa che ti interessa, ti dico di provarci. A patto che tu sia soddisfatto dei risultati. Questo è un buon punto. Non dovrei preoccuparmi troppo di ciò che pensano gli altri. Lezione 24.
la satira di Gilbert e Sullivan. Ehi Anna, sapevi che le opere satiriche di Gilbert e Sullivan hanno suscitato molto scalpore in passato? Davvero? Conosco il loro lavoro, ma non avevo capito che la loro satira fosse così controversa. Sì, a quanto pare il loro acuto commento sociale e la loro arguzia non sempre piacevano agli inglesi all'epoca. Mm, questo è interessante. Immagino che la loro satira sia stata un po' troppo vicina a casa per alcuni. Esattamente. Ma è interessante notare che la musica di Sullivan sembrava bilanciare la satira pungente e calmare le tensioni. Ah, capisco. Quindi la combinazione tra l'acuto spirito di Gilbert e le bellissime composizioni di Sullivan ha creato una tensione artistica unica. Precisamente. La musica ha contribuito a calmare il pubblico anche quando il contenuto prendeva in giro le norme sociali. È una dinamica affascinante. Immagino sia stata una bella esperienza assistere a una delle loro produzioni all'epoca. Scommetto che lo era. Il pubblico deve essere rimasto divertito e un po' turbato. Lezione 25. La tranquilla città di Gribio. Ehi Anna, hai sentito parlare della città di Gribio e di come fosse conosciuta per la sua totale assenza di rumore? No, non ne ho mai sentito parlare prima. Una città senza rumori? Sembra davvero notevole. A quanto pare, era così silenzioso che nemmeno un cane ha mai abbaiato lì. Gli abitanti della città sembravano orgogliosi del loro ambiente tranquillo. Wow, è incredibile. Non riesco a immaginare un posto del genere. Doveva essere un'oasi di tranquillità. Assolutamente. Gli abitanti di Gribio si sono persino lamentati dell'idea di tutto ciò che potrebbe potenzialmente sconvolgere il loro silenzioso stile di vita. Posso capirlo. Alcune persone apprezzano davvero quel livello di pace e serenità. Assolutamente. È quasi come se avessero creato la loro piccola utopia, liberi dal rumore e dalla frenesia del mondo esterno. È un concetto affascinante. Mi chiedo cosa abbia spinto le persone a stabilirsi in un posto del genere in primo luogo. Questa è una buona domanda. Forse cercavano una tregua dal caos della vita quotidiana, o forse era solo la quiete naturale del luogo. Lezione 26. Alla ricerca della bellezza. Ehi Anna, hai notato come la luce del sole splende sui fiori del giardino oggi? È davvero molto bello. Hai ragione, John. I colori sono così vivaci e i petali così delicati. Adoro il modo in cui la luce evidenzia i dettagli intricati. Esattamente. Sto cercando di apprezzare di più le piccole cose come queste. È incredibile quello che puoi scoprire quando rallenti e cerchi davvero la bellezza che ti circonda. Sono d'accordo. È facile lasciarsi prendere dal trambusto della vita quotidiana e perdersi quei momenti speciali. Ma sono così importanti per il nostro benessere. Sicuramente. Ho imparato che le cose non vanno sempre come previsto, ma trovare la bellezza nell'inaspettato può fare la differenza. Questa è un'ottima prospettiva. Si tratta di cambiare la propria mentalità per concentrarsi sugli aspetti positivi, anche quando le cose sono difficili. Assolutamente.
E sai, ho iniziato a tenere un piccolo diario in cui scrivo le piccole cose che mi danno gioia ogni giorno. È un bel modo per riflettere e apprezzare la bellezza della mia vita. È un'idea così bella. Forse dovrei iniziare a farlo da solo. È importante dedicare del tempo per notare e assaporare quei momenti di bellezza. Non potrei essere più d'accordo. Sono le piccole cose che possono davvero fare la differenza. Lezione 27. Discutere un'offerta di lavoro. Ehi Anna, volevo parlarti di questa offerta di lavoro che ho ricevuto. Ho alcune domande e dubbi che vorrei discutere. Certo, cosa vorresti sapere? Sono felice di cercare di aiutare come posso. Beh, lo stipendio sembra buono, ma sono curiosa di sapere il pacchetto di benefit. Che tipo di assicurazione sanitaria, ferie e opzioni pensionistiche offrono? Questa è un'ottima domanda. Ottenere informazioni dettagliate sui vantaggi è molto importante quando si valuta un'offerta di lavoro. Assolutamente. Questi vantaggi possono davvero fare la differenza in termini di compensazione complessiva. Sicuramente. Fammi sapere cosa scopri sui vantaggi specifici e possiamo valutare insieme i pro e i contro. Suona bene. Voglio anche assicurarmi che l'equilibrio tra lavoro e vita privata sia ragionevole. La descrizione del lavoro menziona lunghe ore e voglio assicurarmi che non sia la norma. Questa è una preoccupazione valida. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale. Vedi se riesci a farti un'idea del carico di lavoro e delle ore tipiche degli attuali dipendenti. Buona idea, cercherò di farmi un'idea migliore della cultura e delle aspettative aziendali. Voglio assicurarmi che sia adatto. Lezione 28. Condividere un gesto premuroso. Ehi Anna, volevo parlarti di qualcosa che ho fatto ultimamente e che mi piace molto. Oh, cos'è quello, John? Bene, ho creato questi piccoli segnalibri con frasi brevi e ispiratrici. E poi mi piace regalarli ai miei amici come piccoli regali. È un'idea così bella. Posso solo immaginare quanto debba essere significativo riceverli per i tuoi amici. Lo spero. Sento che è un bel modo per condividere un po' di positività e diffondere un po' di gioia, capisci? Assolutamente. I piccoli gesti premurosi possono davvero migliorare la giornata di qualcuno. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con i tuoi amici. È esattamente quello che stavo pensando. Trovo che anche a me piaccia molto il processo di realizzazione. È un bel sfogo creativo per me. Capisco come sarebbe così appagante. Mettere quel tipo di pensiero e cura in qualcosa da condividere con gli altri è davvero speciale. Sicuramente. E la parte migliore è vedere il sorriso sui volti dei miei amici quando gliene regalo uno. Mi fa sentire bene, sai? Lezione 29. Passaporto e conferma della prenotazione. Ciao Anna, sei pronta per il nostro viaggio? Ciao John. Sì, sono emozionato. Ho il passaporto e la conferma della prenotazione pronti. E tu? Ottimo. Anch'io ho il mio. È importante averli sempre a portata di mano quando si viaggia. Assolutamente.
È essenziale per l'identificazione e la prova della prenotazione. Giusto. Inoltre, aiuta a semplificare la procedura di check-in in aeroporto o in hotel. Sicuramente. Fa risparmiare tempo ed evita inutili ritardi. A proposito, hai controllato le previsioni del tempo per la nostra destinazione? Sì, l'ho fatto. Sì, sembra che farà caldo e soleggiato. Perfetto. Ho messo in valigia dei vestiti leggeri per il viaggio. Lezione 30. Flessibilità nei piani. Ehi Anna, sei pronta per il nostro viaggio? Ciao John, sì, sono pronto. Ho il passaporto e la conferma della prenotazione pronti. E tu? Ottimo. È importante averli a portata di mano per un processo di check-in senza intoppi. Sicuramente. Non voglio ritardi o problemi in aeroporto o in hotel. Assolutamente. A proposito, hai pensato a quali posti vorresti visitare? Sì, ce l'ho. Ho stilato un elenco di alcuni monumenti e attrazioni famosi che mi piacerebbe vedere. È fantastico. Possiamo pianificare il nostro itinerario in base alle tue preferenze. Suona bene. Ma penso anche che sia importante avere una certa flessibilità nei nostri piani. Sono d'accordo. A volte si presentano opportunità inaspettate ed è bene essere aperti ad esse. Lezione 31. Confidenza al tavolo da conferenza. Ciao Anna, sei pronta per il grande incontro? Ciao John, sì, sono preparato e fiducioso. Allo stesso modo, i più deboli devono sedersi al tavolo della conferenza con la stessa sicurezza di noi, protetti come siamo. Assolutamente. È importante affrontare l'incontro con una mentalità positiva e fiduciosa. Sicuramente. Dà il tono e aiuta a creare un ambiente produttivo e collaborativo. Giusto. Dovremmo portare le nostre idee e prospettive al tavolo con fiducia, sapendo che i nostri contributi sono preziosi. Assolutamente. E anche se incontriamo difficoltà o disaccordi, è importante rimanere composti e fiduciosi nelle nostre capacità di trovare soluzioni. Esattamente. La fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità può fare molto per influenzare gli altri e raggiungere risultati positivi. Sono d'accordo. È anche importante ascoltare attivamente e con rispetto i punti di vista degli altri, anche se sono diversi dai nostri. Assolutamente. La collaborazione e l'apertura mentale sono fondamentali per promuovere una discussione positiva e produttiva. Lezione 32. Abitudini sane. Ehi Anna, hai provato quella nuova ricetta di Macedonia di cui ti ho parlato? È davvero delizioso e salutare. No, non l'ho ancora provato, John. Che tipo di frutta contiene? Ha mele, frutti di bosco e alcuni agrumi. È un ottimo modo per assumere le tue porzioni quotidiane di frutta. Sembra meraviglioso. Dovrò fare un tentativo. Hai altri consigli per rimanere in salute? Assolutamente.
Bere molta acqua durante la giornata è davvero importante. E non dimenticare di allenarti regolarmente, anche se si tratta di una breve passeggiata. Questi sono ottimi consigli. Sto anche cercando di allenarmi di più per la forza, per aumentare la massa muscolare. Qualche consiglio? Sicuramente, concentrati su esercizi composti che fanno lavorare più gruppi muscolari. Cose come squat, affondi e flessioni sono perfette. Eccellente, lo terrò a mente. Rimanere in salute può essere una sfida, ma ne vale davvero la pena. Assolutamente. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Fammi sapere come viene la Macedonia di frutta. Lezione 33. Aspirazioni di carriera. Mattina. Volevo parlare con te dei miei obiettivi di carriera. Sto davvero iniziando a pensare a dove voglio essere nei prossimi da 5 a 10 anni. Oh, è eccitante, John. Che tipo di obiettivi hai in mente? Idealmente, mi vedo in una posizione di leadership, magari come CEO o manager di livello esecutivo. È un obiettivo molto ambizioso. Quali misure intendi intraprendere per raggiungere questo obiettivo? Bene, spero di intraprendere altri progetti che mi aiutino a sviluppare le mie capacità di gestione e pianificazione strategica. Questo è un ottimo approccio. E che dire dell'istruzione o delle certificazioni? Anche queste sarebbero utili? Sicuramente. Sto esaminando alcuni programmi di sviluppo della leadership che potrebbero darmi un vantaggio competitivo. Eccellente. Penso che questo tipo di sforzi mirati ti aiuterà davvero a raggiungere le tue aspirazioni di carriera. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per discuterne con me. È utile avere il tuo punto di vista. Lezione 34. Vantaggi del casinò. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione sulla nuova proposta di casinò per la nostra città. Ah sì, ne ho sentito parlare un po'. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Bene, penso che i grandi casinò siano spesso considerati buoni per le aree con alta disoccupazione, come la nostra. Questo è vero, possono creare molti nuovi posti di lavoro e attività economiche. Esattamente. E la maggior parte dei nuovi casinò di questi tempi include una varietà di opzioni di intrattenimento e ristorazione. Questo è un buon punto. Potrebbe essere una bella aggiunta alla scena dell'intrattenimento locale. Sicuramente. Inoltre, il gettito fiscale potrebbe aiutare a finanziare importanti progetti comunitari. Questi sono dei punti davvero positivi, John. Sembra che potrebbero esserci dei vantaggi significativi. Assolutamente. Naturalmente, ci sono sempre pro e contro da considerare. Ma nel complesso, sono cautamente ottimista al riguardo. Lezione 35. Natura colorata. Ehi Anna, sapevi che non ci sono molte cose in natura che sono naturalmente viola? Davvero? Non ci avevo mai pensato prima. Che genere di cose sono viola in natura? Beh, alcune uve possono avere una tonalità violacea, e a volte il cielo appare persino un po' viola al tramonto. Questo è vero.
Ho notato che il cielo può assumere delle bellissime tonalità violacee la sera. Sì, è un colore davvero unico e vivace. Ma rispetto ad altri colori come il verde e il blu, il viola non è così comune in natura. Mm, questa è un'osservazione interessante. Mi chiedo perché è così. Hai qualche idea al riguardo? Non sono sicuro esattamente, ma potrebbe avere a che fare con la chimica e i pigmenti presenti nella maggior parte delle piante e degli elementi naturali. Ah, questo ha senso. La diversità dei colori della natura è davvero affascinante se ci si sofferma a pensarci bene. Sicuramente. C'è sempre qualcosa da apprezzare se prestiamo attenzione ai piccoli dettagli che ci circondano.